Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale tematico dedicato al grande formato e all'ultra grande formato. Sono Marco Annaratone. Oggi parliamo di equipaggiamento e parliamo di una macchina 8x10, quindi non ultra grande formato, una 8x10 Field, è la Philips Compact 2. Ho volutamente un po' spinto sulla L di Philips perché si scrive con 2 infatti, Philips. Philips è il cognome di chi ha progettato e costruito questa macchina, Richard Phillips, il quale di mestiere non faceva il fotografo, di mestiere non faceva il produttore, il costruttore di macchine fotografiche, faceva tutt'altro, se non sbaglio, il dentista o il medico. Appassionatissimo di fotografia a grande formato, costruì questa macchina che è diventata un po' un unicorno, nel senso che si è sviluppato un mito attorno a questa. È una macchina che non si trova facilmente in Europa, quando si trova, io l'ho vista offerta in un'asta Westlicht per esempio, e ne ho vista offerta un'altra in un forum, il forum classico della fotografia grande formato e ultra grande formato, cioè Large Format Photography. È una macchina che è stata costruita in relativamente pochi esemplari, non voglio dire 200, ma il numero pressappoco è quello. Perché se ne parla tanto? Perché ce ne sono poche? No, la realtà è che è una macchina estremamente leggera per quello che è, 3,8 kg, è una macchina rigidissima, è una macchina che ha delle soluzioni strutturali di progettazione che sono state poi riprese da altri produttori successivamente, quindi ha fatto un po' scuola. Per questo motivo è una macchina che ha una certa celebrità, diciamo così. Informazioni su questa macchina se ne sono molto poche però in realtà, quindi ho pensato che potrebbe essere interessante andare un pochino più nei dettagli e vedere in pratica, dal vivo, insomma, una macchina di questo genere. Quindi la Philips Compact 2 8x10 è il tema di questa puntata. Spero che l'argomento sia di vostro interesse, buon divertimento, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti! Allora, questa è la Philips 8x10 Compact 2, progettata e costruita da Richard Phillips. Dividiamo subito le misure esterne. Come vedete è una macchina molto compatta. Comunque stiamo parlando di circa 33 cm per 33 cm con una profondità attorno ai 12 cm. Quindi 33 per 33 per 12. Partiamo dal fondo perché il fondo della macchina ha due fori. Questi due fori sono in realtà stati richiesti da me. La macchina è stata costruita su ordinazione, quindi ho specificato i due fori in modo da poter avere con un aggiuntivo come questo la possibilità di montarlo con due viti e questo ha un attacco H Swiss. Il montaggio delle due viti mi permette appunto di evitare possibili rotazioni della macchina sul cavalletto. In altre parole, il problema della rotazione viene trasferito al contatto tra la testa e il cavalletto, dove io mi sento molto più tranquillo di avvitare con grossa forza il contatto, mentre invece sarei un pochino più titubante a fare un mestiere di questo genere con l'unica vite madre presente nel fondo della macchina, no? Quindi ho voluto avere due viti madri proprio per questo motivo. Questa macchina, come sapete, non è più costruita, Richard Phillips è andato in pensione, eventuali problemi sarebbero di non impossibile, ma diciamo complicata soluzione. Quindi ho preferito trasferire il problema dell'avvitamento forte al contatto testa-cavalletto. Il retro della macchina, questo è il retro, con il vetro smerigliato, il quale è protetto molto semplicemente e molto leggermente, pesa pochissimo, da un semplice foglio spesso di plexiglass con un buchino in mezzo, che così permette di attaccarlo al vetro smerigliato senza avere della pressione dell'aria, e con 4 feltrini.
molto 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 semplice, molto funzionale, molto leggero. La macchina è una macchina in generale molto funzionale. Apriamola adesso, quindi apriamo la macchina, ci sono bolle da tutte le parti come vi potete immaginare, questo è un blocco, ecco, blocchiamoci qua per la standarta posteriore, che così viene messa automaticamente in bolla se necessario. E poi andiamo alla parte, se vogliamo, un pochino più originale e interessante di questa macchina, cioè la standarta anteriore. La standarta anteriore, come vedete, è un meccanismo che è stato poi ripreso da parecchi produttori. La standarta anteriore si attacca al fondo della macchina in questa maniera con un'unica vite. Questa unica vite, come vedremo, poi permette anche i tilt. Blocchiamo un attimo la standarta, mettiamola in orizzontale, eccoci. Ecco la nostra macchina. A questo punto, se vogliamo, pronta per essere adoperata. Come vedete è stato un processo rapidissimo della messa in opera della macchina. Questa vite centrale, come vedete qui, è una vite che permette il basculaggio in questo senso. Riallineiamola perché ci sono dei segni. È tutto molto efficiente, funzionale, poco complicato. Ci sono dei segni bianchi che permettono di mettere in parallelo le due standarte. Ovviamente il basculaggio verticale lo si può fare in questa maniera, così come gli shift sia verticali che orizzontali, sempre con questo unico vite. Ok? I movimenti nel retro, nella standarta di dietro, c'è in pratica solo ed esclusivamente il classico basculaggio di questo genere. In una macchina field come questa, in una macchina da campo, i movimenti della standarta posteriore sono in generale di scarsa utilità. Quindi questo unico movimento è più che sufficiente. Avrete anche notato che i movimenti non sono separati, nel senso che se molliamo queste due viti si può fare sia uno shift verticale che si può fare il basculaggio. Okay? Quindi non è una macchina con controlli micrometrici. Ecco, se uno ha bisogno di qualcosa di questo genere, forse è meglio che si procuri una Synar P2 per esempio, poi trovi anche chiaramente la forza di portarsela in giro. Ma comunque, come vedete è molto, tra virgolette, spartana. È una macchina molto leggera, estremamente rigida però, e con una fantastica capacità di assorbire le vibrazioni. Vediamo adesso di allungare il soffietto e vedere come si fa. Dicevo prima, non ci sono controlli micrometrici, uno ce n'è che è la messa a fuoco di precisione. La messa a fuoco di precisione avviene qui, forse riuscite a vederlo, c'è una vite continua che permette di spostare con estrema precisione la standarta anteriore quando chiaramente vogliamo mettere a fuoco. Se però dobbiamo arrivare a un'estensione del soffietto in fretta, basta staccare queste due manopole, basta girare queste due manopole e la macchina slitta fino al fermo che è questo qui. Siamo arrivati a fondo corsa con la standarta posteriore, ok? E questa è l'estensione non massima, questa è l'estensione con la standarta posteriore tutta a fine corsa. Adesso ci giriamo la macchina così cerchiamo di non fare disastri e muoviamo la messa a fuoco, quella fine, quella con la vite continua, in modo da arrivare fino a fondo corsa, sì, e misurare la massima estensione del soffietto. Eccoci, ci siamo arrivati. Questa è la macchina con massima estensione del soffietto. Misuriamola. Dovremmo essere sui 65, 67, 660, 670 mm di estensione massima del soffietto. Questo permette di montare per esempio dei tele da 600 mm.
L'apotelexenar è un esempio, anche se probabilmente è troppo pesante come obiettivo, è pesante sicuramente, non è l'ideale per questa macchina. Miglior scelta forse è avere un Nikkor T 600 mm, il quale mi sembra di ricordare abbia un tiraggio infinito di 440-450 mm, quindi si può montare su questa macchina, chiaramente mettere a fuoco all'infinito, ma anche mettere a fuoco a più vicino dell'infinito, perché ci abbiamo un buon, 220 mm di tiraggio del soffietto in messa a fuoco. Che voglio dire, non è male considerato il fatto che appunto stiamo parlando di una macchina field, una macchina da campo, che tipicamente hanno delle prestazioni a livello di movimenti, a livello di soffietto più limitate, perché vogliono privilegiare la portabilità, poter essere aperte e chiuse in relativa fretta. Richiudiamo il soffietto. Per parlare di quella che è la standard anteriore, cosa mancava da dire? Manca da dire che la piastra è una piastra Sinar, quindi accetta piastre Sinar. La piastra viene montata ovviamente qui e viene poi bloccata con questa semplicissima leva su cui c'è il nome della macchina. C'è un delizioso sistema di bloccaggio, un piccolo pezzettino di legno che viene portato in avanti per evitare, volessi mai, che questa leva si alzi e faccia cadere l'obiettivo, specialmente quando la macchina è magari inclinata, no? Sul cavalletto. Questo per quello che concerne il davanti. Per quello che concerne il di dietro, cosa c'è da dire? C'è da far notare un particolare importante. Vabbè, innanzitutto la macchina può fotografare 8x10 o 10x8, si muovono questi due blocchi e si può girare il vetro smerigliato in modo da poter avere anche la capacità di fotografare in verticale, no? Un momento, eccoci qua. Più interessante però è far notare il sistema di montaggio del portapellicola. Il sistema di montaggio del portapellicola non è un sistema tipico delle macchine 8x10 da campo. Se vogliamo, è un sistema che uno trova molto più comunemente nelle macchine ultra grande formato, dove ci sono problematiche di portapellicola che sono molto pesanti, è macchinoso inserirli nella macchina. Cosa vuol dire questo macchinoso? Ritorniamo al tema affrontato subito all'inizio del discorso, cioè la rotazione involontaria della macchina sul cavalletto. A lato che io ho da inserire il mio, in una macchina ultra grande formato, a lato che io ho da inserire il mio portapellicole, spingendo il rischio è che la macchina mi giri sul cavalletto. Ora, per evitare un problema di questo genere, o comunque per minimizzarne il rischio, quello che si usa è la stessa cosa che viene usata qua, cioè un sistema a leva, come vedete, che sposta in una maniera tale per cui la macchina effettivamente non si muove, sposta il vetro smerigliato lasciando quindi spazio per infilare in maniera delicata e molto più dolce e meno brutale il portapellicola, dopodiché si chiude tutto. Questa è una delle attenzioni che si possono trovare in questa macchina, che è stata, ripeto, progettata da un appassionato di fotografia, per cui era cosciente molto di quello che sono, dal punto di vista proprio veramente pratico, sul campo, letteralmente, le problematiche. Allora, di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato delle misure, abbiamo visto come si apre questa macchina, la chiusura è una chiusura, anche questa semplice, svitiamo questa vite centrale, che era quella che bloccava la standarta anteriore sul corpo della macchina, appoggiamo la macchina qui, chiudendo, e sono già chiusi, dopodiché svitiamo, allentiamo queste due viti, blocchiamo queste due viti e la macchina è chiusa. Come vedete è una macchina
leggerissima, quindi è una macchina molto leggera, estremamente compatta, si smonta in un attimo, si monta in un attimo, sta in un sacco da montagna senza che sia particolarmente grosso. È una macchina molto bella, purtroppo non la si può più comprare nuova, Richard Phillips è andato in pensione, si trova ogni tanto nell'usato, io non posso dirvi quanti esemplari ne sono stati costruiti di Compact 2, forse un centinaio, forse 150, non lo so. Il numero di serie di questa macchina, per quello che vuol dire, è il 494, però potrebbe essere anche il numero totale di macchine Philips che Richard ha costruito nella sua carriera di costruttore di macchine, quindi non so, non ho idea, ma comunque stiamo parlando di forse un paio di centinaia di macchine, non lo so. Si è trovata nel mercato dell'usato, non si trova su eBay, si è trovata nel mercato dell'usato dove si è trovata nei forum di appassionati di grande formato, tipo Large Format Photography, chiaramente, dove ne ho visto almeno una, dove un fortunato possessore come me ha deciso di liberarsene, e ne ho vista anche un'offerta in asta a Westlicht, a Vienna, quindi relativamente esotica e relativamente rara, specialmente in Europa come macchina. Questo è il motivo per cui mi è sembrato ne valesse la pena di fare una presentazione un pochino dettagliata. Come dicevo, io sono possessore di questa macchina e non intendo liberarmene perché mi piace moltissimo, è una macchina che adoro. E quindi cosa? Spero vi sia piaciuto, vi sia interessato questa puntata relativa a questa macchina abbastanza inusuale, con però caratteristiche costruttive che hanno un po' influenzato successivi costruttori di macchine grande formato. Grazie mille per la vostra attenzione, spero vi siate divertiti, arrivederci alla prossima volta.